Chiunque decida di intraprendere questo fantastico viaggio nel mondo del violino, prima o poi dovrà fare i conti con la scelta e l'acquisto del proprio strumento. La prima cosa che siamo portati a fare è andare in internet e cercare, ma ahimè è proprio qui che ci rendiamo conto che il mercato dei violini è una giungla, violini di diversi costi, diverse misure, diverse fatture, diversi colori e chi più ne ha più ne metta. Ma qual è il violino giusto per voi? Quali sono i parametri da prendere in considerazione? In questo video analizzeremo le misure, i costi, le marche più vendute ed in particolar modo quali sono gli aspetti da osservare in un violino prima di procedere all'acquisto. Prima di iniziare voglio ricordarvi di sostenere il mio canale iscrivendovi e cliccando sulla campanella in modo da ricevere la notifica ogni qualvolta venga pubblicato un nuovo video. Grazie! La prima cosa da fare è capire dove acquistare il violino. Puoi tranquillamente farlo da casa grazie ai numerosi negozi online, oppure puoi acquistarlo tranquillamente presso un rivenditore di strumenti musicali. Ma andiamo a vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi in entrambi i casi. Senza ombra di dubbio, uno degli aspetti positivi dell'acquisto di un violino in un negozio è la possibilità di poterlo provare. Molti negozi sono dotati di una sala apposita proprio per soddisfare queste esigenze. In più, se sei all'acquisto del tuo primo violino e hai delle domande da fare oppure vuoi essere rassicurato riguardo la tua scelta, sappi che il personale addetto alle vendite è ben informato e può darti le risposte che cerchi. Non è da sottovalutare l'assistenza che il negozio può fornirti nel momento in cui il violino presenti qualche problema di costruzione. Potete riportarlo al negozio, parlare con il venditore e trovare un accordo. Differente invece è la situazione per un violino acquistato online, perché in questo caso il violino deve essere rispedito, valutato e tutto ciò richiede comunque del tempo. Naturalmente ci sono anche gli aspetti negativi. Un negozio di musica è dotato di un numero limitato di violini, quindi se avete un'idea precisa e volete un determinato modello rischiate di tornare a casa a mani vuote. Considerate anche il fatto che un negozio, avendo meno scorte di violini e meno vendite, avrà dei prezzi più alti rispetto a quelli che noterete in internet. Veniamo ora all'acquisto online. Sicuramente in questo caso non sei bombardato dal personale invadente che vuole rifilarti il violino più costoso del negozio, ma puoi tranquillamente sceglierlo da casa consultando i vari forum, leggendo le varie opinioni senza essere minimamente disturbato. Poi bisogna considerare che i negozi online hanno un catalogo molto più ampio, quindi se non trovate lo strumento adatto a voi potete cercare in numerosi altri negozi, però dovete sempre considerare un margine di rischio. Alcuni siti web vendono violini spacciandoli per una qualità superiore rispetto a quelli che realmente sono. Quindi nel momento in cui acquistate accertatevi che il rivenditore sia certificato. Se siete delle persone indecise e non riuscite proprio a scegliere tra due violini, sappiate che a questo problema non c'è soluzione, perché non potete provarli. Però esistono dei rivenditori online che hanno delle ottime chat in cui potete rapportarvi e chiedere informazioni a dei professionisti della musica. Ora capiamo quali devono essere le dimensioni del violino adatto a voi. Un violino troppo piccolo o troppo grande crea dei disagi e quindi delle difficoltà nel suonarlo. Il violino di dimensione standard è 4 quarti ed è destinato a delle persone che hanno raggiunto le misure di un adulto. La sua lunghezza complessiva è intorno ai 59 cm, mentre lo standard per la lunghezza della cassa armonica è 35,6 cm. Se il violino che dovete acquistare è destinato ad un bambino, sappiate che i bambini utilizzano strumenti con dimensioni ridotte. Sebbene le parti siano di dimensioni proporzionalmente più piccole, sono identici ai violini di dimensioni normali. Essi sono realizzati nel taglio di 3 quarti per i bambini dai 10 agli 11 anni, nel taglio di 2 quarti ideali per i bambini dagli 8 ai 10 anni
anni e così via fino ad arrivare ad un 32esimo. Per capire quali sono le dimensioni del violino adatte a voi bisogna conoscere la lunghezza del braccio, quindi misurare dal collo fino al centro del palmo della mano. Lascio in descrizione sotto il video un link in cui potrete visualizzare una tabella che in base all'età e alla lunghezza del braccio vi indicherà le dimensioni del violino da acquistare. Per un bambino vi consiglio di prendere in considerazione i fattori di crescita che potrebbero indurvi ad acquistare una taglia piuttosto che un'altra. Veniamo ora ad un altro aspetto molto importante: quanto spendere. La scelta su quanto investire per il proprio strumento spetta solo a te, ma se hai un budget limitato non devi preoccuparti e non devi assolutamente pensare di abbandonare il desiderio di suonare il violino. In questo caso puoi tranquillamente acquistare uno strumento di seconda mano, avendo anche la possibilità di concludere un buon affare. Concentriamoci ora sui costi. Il prezzo di violino varia in base alla fattura e alla qualità dei legni che vengono utilizzati. Abbiamo tre fasce di violini: i violini per professionisti, costruiti dalla mano esperta di un solo liutaio, con dei legni di elevata qualità e rifiniti con delle componenti di valore. Questi strumenti hanno dei costi che partono dai 3.000 euro per toccare i 10.000 ed andare anche oltre. I violini da studio rappresentano invece un buon compromesso per i musicisti che non sono più alle prime armi, ma che ancora non possono considerarsi dei professionisti a tutti gli effetti. La fascia di prezzo varia dai 500 ai 1.000-2.000 euro. Infine abbiamo i violini per principianti. Questi strumenti sono realizzati in fabbrica e non dalla mano di un solo liutaio. I legni utilizzati sono di scarsa qualità e presentano delle rifiniture in plastica, come per esempio la mentoniera, la cordiera, i piroli. Sono strumenti per bambini e persone interessate ad apprendere, ma che non sanno ancora per quanto tempo durerà questa loro passione musicale. I prezzi oscillano tra i 100 e i 450 euro. Sicuramente molti di voi penseranno: sì, ma io in internet ho trovato dei violini con dei costi inferiori ai 100 euro. Va bene, ok, ma attenzione, perché questi possono essere dei violini che presentano dei difetti, il che non significa che non potete utilizzarli, ma dovete essere consapevoli del fatto che possono necessitare dell'intervento del liutaio, quindi dei costi da aggiungere a quelli già sostenuti per l'acquisto del violino. Difficilmente si inizia il percorso di studi con uno Stradivari, però bisogna anche dire che i principianti hanno a disposizione molte marche con costi accessibili per prendere confidenza con questo strumento. Ora chiariamo quali sono i particolari a cui bisogna prestare attenzione nel momento in cui osservate il violino che volete acquistare. Il ponticello ha delle misure ben precise e non deve essere molto alto, altrimenti la troppa pressione impiegata dalle dita per schiacciare le corde renderà il tutto più faticoso. I piedini del ponticello devono essere sagomati e aderire per bene al piano armonico. Se ciò viene a mancare, il ponte sarà instabile, ma soprattutto influenzerà in modo negativo la qualità del suono. Molto importante è anche la curva del ponticello. Una curva fatta male renderà difficile suonare una corda per volta. Costruire un buon ponticello richiede tempo e abilità, e purtroppo questa perfezione manca negli strumenti di fattura economica. Il capotasto, il punto in cui poggiano le corde all'inizio della tastiera, deve avere delle misure ben precise. Non deve essere molto alto, ma allo stesso tempo deve mantenere le corde sollevate per non farle urtare sulla tastiera. In più, le corde poggiate su di esso devono essere posizionate per bene, ovvero equidistanti l'una dall'altra. Anche i piroli hanno un ruolo molto importante. Se il legno utilizzato è scadente e se non sono sagomati per bene, sarà molto difficile accordare il violino e di conseguenza sarà indispensabile l'intervento del liutaio. Un altro particolare a cui prestare attenzione è il laccetto che tiene attaccata la cordiera al violino. Quando è di fattura economica, col tempo tenderà ad allentarsi, fin quando non si staccherà completamente facendo saltare la cordiera con tutte le corde. Sempre in tema di accordature, bisogna prendere in considerazione i tiracantini usati per perfezionare l'accordatura del violino, in particolar modo quando i piroli non sono proprio fantastici. Quando i tiracantini sono economici, la filettatura della vite tenderà col tempo a sgranarsi, e quindi lascio a voi le conclusioni. Il legno utilizzato per costruire il violino è molto importante per la qualità del suono, ma come abbiamo detto
detto prima, per costruire uno strumento economico bisogna pur sempre risparmiare su qualcosa per abbattere i costi. Quindi i legni utilizzati non saranno acero, abete, ma dei semplici compensati, sagomati e verniciati. Certo, la qualità del suono non influenzerà il vostro desiderio di suonare il violino, ma non passerà molto tempo che inizierete ad accorgervene e nutrirete il desiderio di cambiare strumento. Veniamo ora all'archetto. Non sottovalutate l'archetto perché è importante tanto quanto il violino. Il legno utilizzato storicamente per costruire gli archetti è il pernambuco, un legno di origine brasiliana famoso per la sua elasticità, robustezza e velocità nella propagazione del suono. Naturalmente nel violino economico il legno non sarà un granché. Come prima cosa osservate 3 punti dell'archetto, il tallone, la parte centrale e la punta, ed assicuratevi che siano ben allineati tra di loro. Prestate attenzione anche ai crini, in un archetto scadente tenderanno facilmente a staccarsi, se non addirittura a saltare fuori completamente da una delle 2 estremità dell'arco. Anche la meccanica è importante, ovvero la parte al tallone. Assicuratevi che girando il bottone i crini si tendano. Per evitare problemi il mio consiglio è di acquistare strumenti di marche riconosciute nel campo didattico musicale. Tra i costruttori da me testati in diversi anni di insegnamento abbiamo gli Stentor, strumenti di fattura inglese di buona qualità. I costi partono dai 130 euro e lo strumento più venduto è lo Stentor 1. Con 130-150 euro riuscite a portarvi a casa uno strumento ben calibrato che vi permetterà di iniziare lo studio del violino con soddisfazione. Poi abbiamo i Gewa, strumenti di fattura tedesca che vantano anch'essi una buona tradizione. Ed infine la Yamaha, marca leader nel campo degli strumenti musicali. Se invece volete provare l'ebbrezza di avere tra le vostre mani uno strumento antico che sia stato suonato da tanti musicisti, uno strumento che abbia una storia da raccontare, allora vi consiglio di optare per un violino economico di inizio secolo. Se devo essere sincero, questa è l'opzione che io preferisco di più. Suonare un violino antico, proprio percepire la vibrazione del legno, è davvero emozionante. Ma attenzione, perché anche qui potete incorrere in dei problemi. I violini antichi spesso hanno delle crepe. Questo non significa che sono da buttare. Una crepa ben riparata non avrà nessuna influenza sul suono dello strumento. Ultimamente si sta facendo strada anche la liuteria cinese. Diciamo che se non avete molte pretese e sapete cercare, con poche centinaia di euro potete portarvi a casa uno strumentino carino. Ebbene, siamo arrivati a fine video. Cosa posso dirvi di più? Mi auguro che ora le vostre idee siano più chiare per fare l'acquisto giusto. In bocca al lupo per il vostro violino nuovo e come sempre divertitevi con la musica.